Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Nei video precedenti abbiamo visto nel dettaglio tutti i passaggi che devono essere compiuti per realizzare un trading system robusto e profittevole. Abbiamo quindi analizzato la fase di programmazione e di verifica del codice, i primi test preliminari, l'ottimizzazione, l'identificazione dei parametri migliori, la walk forward analysis ed infine l'incubazione. Come sempre vi ricordo che per ognuna di queste fasi abbiamo realizzato dei video dedicati, per cui se te li sei persi ti suggerisco di andare a vederli cliccando sui link in descrizione o qui in alto a destra. Finalmente, dopo tanta fatica e tempo passato davanti al computer, abbiamo attivato la strategia sul conto reale e con molta soddisfazione sta producendo dei profitti. A questo punto una domanda che potremmo farci è: per quanto tempo continuerà ad essere profittevole il trading system? Non c'è una vera e propria risposta a questa domanda, in quanto i fattori in gioco sono veramente molti. Quello che posso fare è darvi dei suggerimenti e dirvi quello che facciamo noi. Poi sta ad ognuno di voi definire dei criteri secondo i quali la strategia può ancora essere utilizzata o invece ritiene che sia meglio riaggiornarla o alla peggio disattivarla. Ma ancora un attimo di pazienza e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati! Ci siamo lasciati chiedendoci per quanto tempo una strategia possa essere lasciata ad operare autonomamente sui mercati senza la necessità di un nostro intervento. È ovvio che se le condizioni di mercato non variassero mai da quelle valutate nella finestra di ottimizzazione, una strategia di trading continuerebbe a produrre profitti nel tempo e non richiederebbe mai una riottimizzazione. Purtroppo in realtà sapete bene che non è così, i mercati infatti sono in continuo mutamento, basta infatti tornare indietro di qualche anno o semplicemente prima del Covid per rendersi conto di come siano cambiate le dinamiche all'interno dei mercati. Per esempio, se guardiamo il grafico settimanale dell'S&P 500 negli ultimi 10 anni ed inseriamo l'andamento dell'ATR, che come sapete è un indicatore molto utilizzato in analisi tecnica per misurare la volatilità di uno strumento, vediamo come negli anni il suo trend sia senza dubbio crescente. Questo significa che i movimenti medi di prezzo che l'indice compie in una settimana sono in aumento. Questo potrebbe sicuramente compromettere le performance di una strategia di trading, in quanto potrebbe essere stato ottimizzato in un periodo temporale con volatilità più contenuta. Nel momento quindi in cui si trova ad operare in un mercato più nervoso e con movimenti di prezzo più ampi, potrebbe perdere di efficacia o cominciare a chiudere operazioni in perdita. In questi casi quindi una riottimizzazione del trading system e quindi un riadattamento alle condizioni aggiornate del mercato potrebbe risolvere i problemi e far tornare la strategia profittevole. Potrebbe anche capitare che una strategia che è andata bene per molto tempo smetta di essere profittevole perché lo strumento tradato cambia completamente il suo comportamento. Per esempio, dopo un lungo periodo di trend potrebbe iniziare a lateralizzare. In questi casi non è detto che un semplice aggiornamento dei parametri possa risolvere il problema. Potrebbe essere necessario disattivare temporaneamente la strategia. In altri casi invece il mercato potrebbe trovarsi in condizioni di instabilità improvvise, come per esempio quelle che stiamo vivendo nelle ultime settimane a causa della guerra o come 2 anni fa per lo scoppio della pandemia di Covid. In questi casi è molto difficile che una strategia continui ad essere profittevole, in quanto si tratta di eventi estremamente anomali. Anche in questi casi un semplice aggiornamento dei parametri generalmente non è sufficiente e spesso conviene disattivare la strategia o eventualmente alleggerire il numero di contratti o di lotti acquistati. Ma venendo quindi al dunque, quando dobbiamo riottimizzare o disattivare una strategia? In termini generali vi suggerisco di prendere come riferimento il periodo della walk forward analysis. Per esempio, se una strategia viene ottimizzata su un periodo di 8 anni ed è stata verificata in una finestra temporale di 2 anni, allora ci si potrebbe ragionevolmente aspettare che la strategia sia profittevole per altri 2 anni, ovviamente a meno di alterazioni pesanti del mercato. Personalmente preferisco essere conservativo e di mezzo questa durata. Nell'esempio che vi ho fatto, quindi dopo un anno probabilmente riottimizzerei la strategia. Questa è comunque un'indicazione molto generale che può essere usata per programmare nel futuro le ottimizzazioni dei vari trading system e creare quindi un calendario. Questo può essere utile nel momento in cui avete tante strategie che lavorano su molti strumenti e una programmazione delle riottimizzazioni almeno indicativa diventa obbligatoria. Di fatto però quello che vi suggerisco di fare è di tenere sempre monitorate le performance delle vostre strategie, compilando un diario di trading. Non bisogna ovviamente farlo tutti i giorni, ma almeno una volta a settimana o ogni 2.
magari nei weekend quando i mercati sono chiusi e siete più tranquilli. Nel diario di trading sarebbe quindi utile tenere traccia del profitto settimanale, della percentuale di operazioni in profitto rispetto al totale da quando avete attivato il trading system, del drawdown, del numero consecutivo di operazioni in perdita, della parità massima e così via. Se i valori sono in linea con quelli ottenuti durante l'ottimizzazione o magari sono leggermente negativi per solo 1 o 2 settimane, non c'è nulla di cui allarmarsi. Se invece settimana dopo settimana i valori sono sempre sotto le aspettative, allora è necessario indagare più a fondo. La prima cosa da fare è verificare che il comportamento del mercato non si è cambiato eccessivamente. Dopodiché potrebbe essere una buona idea alleggerire l'esposizione del trading system. Disattivare completamente la strategia al primo segnale negativo, anche se è la prima cosa che ci verrebbe da fare quando vediamo che stiamo perdendo soldi, non è mai una cosa intelligente. Questo perché una strategia, anche se ben ottimizzata e robusta, potrebbe sempre avere dei periodi negativi e corriamo il rischio di disattivarla proprio nel momento in cui ne sta uscendo e sta tornando ad essere profittevole. La disattivazione di un trading system deve essere quindi graduale e razionale, non deve mai essere impulsiva o emotiva. Prima di concludere il video vi faccio vedere qualche esempio di alcune strategie che abbiamo sviluppato recentemente e sono operative già da qualche tempo. Queste strategie lavorano tutte su un time frame orario e hanno una operatività di circa 3-4 operazioni a settimana. Il periodo di ottimizzazione per tutte e tre è di 2 anni e la walk forward analysis è stata fatta su 6 mesi. La prima che vi mostro è una strategia che opera in acquisto sull'S&P 500 ed è una strategia di tipo bias, ovvero che sfrutta i comportamenti ripetitivi dell'indice su base quotidiana. L'area rossa rappresenta i risultati ottenuti in backtest durante il periodo di ottimizzazione di 24 mesi, mentre quella verde durante il periodo di verifica di 6 mesi. L'area gialla sulla destra rappresenta invece l'operatività in tempo reale. Focalizzandoci su quest'ultima parte, che è quella di maggiore interesse, notate come la strategia abbia lavorato molto bene per il primo periodo di 3 mesi, delimitato dalla linea rossa tratteggiata che rappresenta il mio avviso messo a calendario. Ovviamente, nonostante avessi programmato la riottimizzazione della strategia, non ho ovviamente aggiornato i parametri perché la strategia non stava mostrando alcuna variazione nelle performance rispetto al periodo precedente. La strategia ha infatti continuato a produrre profitto per altri 2 mesi, fino a settembre dell'anno scorso. Da quel momento però ha cominciato a perdere molte operazioni per circa 2 mesi. I motivi di queste perdite possono essere molti. Se ricordate, infatti era scoppiata la quarta ondata di Covid ed era stata scoperta la nuova variante Omicron che aveva destabilizzato i mercati. La strategia, lavorando su un bias dell'indice, ovviamente ne ha risentito immediatamente, perdendo diverse operazioni in cascata. Il trading system è stato quindi disattivato dopo la grossa perdita registrata al fine novembre, dopo la quale ha recuperato qualche perdita e al momento sta procedendo lateralmente. Attualmente la strategia continua a rimanere disattivata. Lavorando su un bias dell'indice S&P 500 è molto rischioso riattivarla adesso con la guerra che è appena cominciata. Per lo stesso motivo ha anche poco senso riottimizzarla, in quanto avremmo comunque lo stesso problema di un mercato instabile. Per il momento quindi rimane in stand-by. La seconda strategia lavora sempre in acquisto sull'S&P 500, ma è di tipo mean reverting, sfrutta quindi le inversioni di prezzo dell'indice. Il periodo di ottimizzazione e verifica sono gli stessi di quella precedente e come prima trovate la linea tratteggiata che rappresenta il mio alert sul calendario. Anche questa strategia da novembre ha cominciato ad essere meno profittevole, anche se non ha ancora accusato delle perdite allarmanti. Per il momento la strategia sta continuando ad operare, anche se abbiamo ridotto il numero di contratti acquistati in modo da limitare i rischi. Probabilmente a breve potrebbe valer la pena riottimizzare i parametri per vedere se si riesce a stabilizzare la curva dei profitti negli ultimi mesi. La terza strategia lavora invece in vendita sull'indice giapponese Nikkei ed anche questa riconosce dei bias dell'indice, ovvero dei comportamenti quotidiani ripetitivi. Notate come questa strategia, nonostante sia operativa quasi da un anno e abbia passato da molto tempo il mio alert a calendario, sia ancora molto profittevole. Non ci sarebbe quindi assolutamente nessun motivo per eseguire una riottimizzazione del set di parametri. Per concludere quindi, non esistono delle regole specifiche che determinano in modo preciso quando riottimizzare una strategia o quando disattivarla. Ogni trading system deve essere analizzato in funzione delle sue logiche di funzionamento, della situazione macroeconomica e geopolitica in cui ci troviamo e delle performance ottenute nell'ultimo periodo paragonate a quelle del periodo di ottimizzazione.
Ricordatevi che è fondamentale compilare un diario di trading. L'ideale sarebbe settimanalmente, in cui dovrete registrare i profitti, il drawdown, la percentuale di operazioni chiuse in profitto e in perdita e tutti quei parametri che ritenete significativi. I dati registrati dovranno poi essere confrontati con quelli ottenuti durante l'ottimizzazione della strategia. Solo così potrete tenere monitorati i vari trading system che avete attivato sul vostro conto e valutare se è il caso di riottimizzarli, disattivarli o al contrario lasciarli operare. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Ci tengo a ricordarvi che AS Trading ha realizzato un corso gratuito di programmazione di trading system che vi aiuterà passo dopo passo a programmare la vostra strategia di trading. Vi lascio in descrizione qui in alto a destra il link al video di presentazione del corso. Inoltre, se avete una strategia di trading che siete stufi di applicare manualmente e volete automatizzarla, contattateci alla mail che trovate in descrizione e siamo più che disponibili a valutare insieme se è automatizzabile e programmarla insieme a voi. Se il video vi è piaciuto e avete trovato interessanti le informazioni che vi ho presentato, vi chiedo di mettere un bel like qui sotto. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere avvisati quando usciranno i prossimi video. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci rivediamo molto presto!